Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche predestinate per febbraio 2025 e abbiamo la carta della giustizia, amici del Capricorno. Quando c'è la carta della giustizia si può parlare di un riequilibrio di una certa situazione piuttosto che di una certa relazione. È una carta che parla anche di regole, di regolamentazione e anche di contratti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata e trovate anche i link ai due corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di febbraio. Allora, partiamo da un 6 di denari, che tra l'altro è l'arcano minore della giustizia, uno degli arcani minori della giustizia. Abbiamo il re di denari, 10 di bastoni, 5 di coppe, un 3 di spade, un re di spade, un 2 di bastoni, un 8 di spade e una regina di spade. Qui avete re e regina di spade, quindi. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, così capiamo un attimino qual è l'energia del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, l'economia, i progetti e via dicendo. Allora, partiamo da questo 6 di denari, che in realtà è una carta piuttosto di equilibrio ed è un po' l'energia di inizio mese. Abbiamo un eremita e un 7 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il re di denari. Abbiamo un 9 di spade e un re di spade. Il 9 di spade mi dice che c'è come una preoccupazione, può essere inerente a qualcuno, può essere inerente a una situazione, può essere inerente a un accordo, a un contratto che avete fatto, a uno stato d'animo, perché vedo l'eremita, quindi qui qualcuno o si sente solo, come se fosse solo a portare avanti un certo tipo di situazione piuttosto che la relazione. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. La solitudine dell'eremita non è collegata al sono single piuttosto che sono in coppia, perché ci si può sentire soli anche quando si è in coppia, quando magari non ci si sente capiti, non ci si sente eh, valutati nel giusto modo. Allora abbiamo un 2 di spade, un asso di spade e un 4 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il 5 di coppe. 10 di spade e 5 di bastoni. Allora, qui devo dire che secondo me c'è un tema che dovrete affrontare nel mese di febbraio. Può essere con il partner, se ne avete uno, o la partner, oppure potrebbe anche essere a livello familiare, quindi con dei familiari, diciamo, laterali a voi, piuttosto che dei figli. Potrebbe anche essere con qualche amico, anche se ho come l'idea che sia più con qualche familiare. Andiamo a vedere
il 3 di spade, due di pentacoli. Sì, io credo che ci sia come un qualche dinamica e morte che tende a ripetersi con questo 2 di pentacoli. Guardate, il 10 di bastoni mi dice che c'è un peso, una responsabilità o un qualche tipo di aspettativa che è come se fosse ora di lasciarsi indietro. Andiamo a vedere il re di spade, 2 di coppe e 8 di bastoni. L'8 di bastoni fa riferimento a delle comunicazioni che potrebbero arrivare. Qui avete anche un asso di spade, quindi come se ci fosse qualche verità, qualche nuova notizia che arriva nel mese di febbraio. Potrebbe essere proprio quella notizia che arriva, che vi fa, diciamo, entrare nei dubbi di cui ci parla il 2 di spade. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, 7 di bastoni e 9 di coppe. Il 2 di bastoni indica sempre una sorta di indecisione. Vado avanti o resto qui? Vado a destra o vado a sinistra? Andiamo a vedere l'8 di spade. Vado di qua o vado di là il carro? E il 9 di pentacoli. Voglio andare a vedere ancora una carta per la regina di spade. Cavaliere di bastoni e re di... Questa qua, scusate, giusto per curiosità, era un 7 di spade. Re di bastoni e scusate, cavaliere di bastoni e re di pentacoli. Re di pentacoli ce l'avete già qui. Sì, ho come la sensazione che ci sia un tema da risolvere durante questo mese, un tema che probabilmente vi sentirete da soli ad affrontare, e qui è come se vi dicessero che dovete togliervi certe aspettative dalla testa fondamentalmente. Andiamo a vedere settore per settore, eventualmente poi ritorno sul tema dell'energia generale. Però come l'idea che ci sia un tema qua che vi attanaglia un pochettino e che è come se fosse ora di smussare un pochettino gli angoli o addirittura di prendere una decisione definitiva con questo carro. Mm? L'otto di spade in realtà è una carta che parla di qualcuno che non vede soluzione al problema, e la carta, io dico sempre che è la modalità vittima, modalità perché si può cambiare, però è come se ci fosse una sensazione di non poter far diversamente, e mi casca l'occhio su questo 2 di pentacoli, che è una carta che indica che ci sono dei cicli che si ripetono, e probabilmente tutto questo passaggio è proprio per rompere questi cicli, per regolarizzare, per regolamentare, per riequilibrare i cicli di cui vi sto parlando adesso. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, devo dire ragazzi che sarà un po' faticoso il mese di febbraio, diciamo durante il mese, perché poi la fine della lettura è un po' più positiva, sinceramente, nel senso che molti con questo 9 di pentacoli potrebbero decidere, visto che non trovano lavoro come dipendente, potrebbero decidere di aprire la partita IVA, di diventare autonomi. È come se vedessero quella come l'unica scelta possibile. E non vi nego che per qualcuno effettivamente potrebbe essere così. Il punto è che si tratta di prendere in mano le redini della situazione e della vostra vita. La regina di spade mi dice che dovete essere determinati nel conseguimento dei vostri obiettivi. Ci sono anche due figure, potrebbero essere due figure che vi vengono in soccorso, potrebbe essere
questa determinazione che vi arriverà verso fine mese per riuscire, insomma, a bypassare questa energia un po' stantia, un po' ferma che si vede all'inizio del mese. Per chi fosse dipendente, allora devo dire ragazzi che ci sono come degli alti e bassi durante il mese. Non so quanto possiate essere soddisfatti del vostro lavoro, o meglio della vostra azienda, non del vostro lavoro nel senso di quello che fate voi, però del tipo di mansione che state svolgendo. Credo che molti si sentano anche un po', tra virgolette, obbligati a rimanere lì perché hanno le spese da pagare, la famiglia da mantenere, insomma. Ehm, Non è un periodo proprio sereno neanche per voi, ma con la carta della giustizia, la carta della morte e il carro qui si tratta proprio di ridefinire i limiti della vostra mansione, mi viene da dire. Cioè, se siete persone che tendono a occuparsi anche di cose che non sono vostre, proprie della vostra mansione, è ora che iniziate a togliervi queste responsabilità da dosso e a tagliare quei cicli che continuano a ripetersi. Tipo, sono abituati a darvi quel lavoro extra da fare perché voi lo fate meglio, perché voi non dite mai di no, perché voi non avete problemi a fermarvi oltre l'orario di lavoro, però queste non sono condizioni sufficienti per far sì che voi vi prendiate carico di quello che dovete fare. Quindi qui si tratta di o farvi retribuire in più per il lavoro aggiuntivo che fate, oppure semplicemente se è un lavoro che non è di vostra competenza, iniziare a rompere questo schema e a dire non lo posso più fare. Oggi non mi posso fermare, mi dispiace ma ho altro da fare prima e non riesco a soddisfare le tue aspettative, fallo fare a chi di dovere. È un po' come ridefinire i confini del vostro lavoro. Per quello che riguarda le persone autonome, tra l'altro ragazzi, scusate, torno un attimo sugli occupati. Non vi escludo che tra la morte, il carro, la giustizia, ci potrebbe essere anche qualcuno che decida finalmente di lasciare il lavoro dipendente per iniziare una propria attività in modo autonomo. Magari non è per tutti, magari semplicemente cercate un'altra azienda, però ho come la sensazione che molti saranno tentati di dire no, io questo perché lo devo fare per qualcun altro, posso farlo anche da solo. Per chi invece è autonomo, allora, sento un po' di sconforto anche da parte vostra, ragazzi, ma io credo che lo sconforto sia perché le cose a livello lavorativo non vanno come voi vi aspettate. E qui si tratta di cambiare un pochettino certe strategie di vendita, certe strategie di mercato. ehm, Può anche essere certi clienti che magari sono clienti difficili, che fanno fatica a pagare, che vi fanno ordini piccoli, che insomma non sono convenienti per voi. Quindi anche lì si tratta di rimodellare un attimino il pacchetto clienti che avete, piuttosto che i servizi che date, piuttosto quello che regalate ai clienti. Mm? Ehm, Parliamo subito di progetti. Allora, per quello che riguarda i progetti, qui sento che o qualcuno potrebbe decidere di abbandonare un progetto perché magari non è remunerativo, perché non ci sono i risultati che vi aspettavate, perché semplicemente perché le cose non vanno come voi vi aspettavate, come se vi rendeste conto che questo progetto non è poi così fruibile, come si pensava all'inizio e quindi per qualcuno potrebbe essere necessario o chiudere definitivamente il progetto, oppure anche lì cambiare le regole del gioco, cioè magari cambiare, il modo di vedere il progetto, cambiare il pubblico a cui si riferisce, come si dice? Il pubblico a cui è diretto questo progetto, c'è come ci sono dei tagli da fare ragazzi qua.
Qui è come se ci fossero troppe cose sul su un piatto della bilancia e troppe poche dall'altra parte. Bisogna tagliare, la giustizia serve proprio per tagliare quello che c'è in più in un piatto per rimettere l'equilibrio. Se la fonte di stress per il lavoro è troppa rispetto a quello che riuscite a riposarvi, ecco, è il caso di togliere quello che non vi rende il giusto. Per quello che riguarda la parte monetaria, quindi i soldi, allora, secondo me non va poi così male il mese di febbraio, però di nuovo avete la giustizia. E un re di spade qui, una regina di spade qui, un re di spade qui. Si tratta di fare dei budget. Budget di spesa, budget di investimento, cioè quanto io di quello che ho o di quello che guadagno sono disposta o disposto a reinvestire, oppure quanto sono disposta ad accantonare per X progetto. Cioè, ho come la sensazione che dobbiate mettere nero su bianco, queste sono le spese, questo è quello che mi rimane, come lo divido, cioè spese inteso come spese fisse, questo è quello che mi rimane, come lo divido tra quello che voglio fare, quello che voglio studiare, come mi devo alimentare, le spese extra, i capricci, cioè si tratta di ridefinire un pochettino il programma spese nel mese di febbraio, ma vi dico anche un'altra cosa, potrebbe essere molto utile per qualcuno farvi consigliare da un consulente. Può essere un commercialista, può essere un avvocato, ma considerato che è un re di spade può anche essere uno psicologo. Quindi se vi faccio un esempio, per voi il tema soldi vi mette ansia, perché non riuscite a gestirli come volete, perché non entrano quanti ne volete, potrebbe essere utile per voi imparare alcune tecniche per tenere a bada lo stress, per esempio, piuttosto che alcune tecniche per cercare di risparmiare o questo consulente vi può aiutare a capire quali spese non sono necessarie e quali invece sono da tenere. Tutto sommato non è che non vedo grosse entrate, sinceramente, però non vedo neanche uscite impreviste. Diciamo che le cose nel mese di febbraio vanno più o meno un pochettino in pari, se vogliamo. Passiamo all'amore. Allora, per chi è single, ehm, io ho la sensazione che molti potrebbero già aver conosciuto qualcuno, che non è una conoscenza che state già frequentando, è più una persona che avete puntato, tipo, guarda quella personcina lì, che bell'aspetto che ha, che bel carattere che ha, guarda com'è gentile, insomma, c'è come un'attrazione da parte di qualcuno, cioè per qualcuno. Io ho anche l'idea che abbiate già buttato l'amo, se vogliamo, con questa persona, abbiate già dato come degli input a questa persona. Se non è quello il vostro caso, che siete proprio single e non avete nessuno in testa, ragazzi, sento che il mese di febbraio inizia con un po' di solitudine, effettivamente, considerato l'eremita. Vedo come se ci fosse un momento di stasi, un momento di... avete anche un 5 di coppe, un 8 di spade. Sento come le frasi che ridondano perché sempre a me, perché non riesco a trovare qualcuno di degno. Vedo un po' questo modo di pensare, perlomeno all'inizio del mese. Poi devo dire, durante il mese potrebbero esserci soprattutto 2/3, più 2, però ce n'è anche una terza, persona che potrebbero avvicinarsi a voi, devo dire. Non lo so, ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando un ritorno dal passato. Se non fosse quello il vostro caso, vi dico, possibilità di conoscere persone interessanti ce ne sono. Più che tutto è come se doveste uscire da questa modalità vittima, succedono sempre a me. Voi tenete presente una cosa, quando si conosce qualcuno, fate finta che siete voi, conoscete qualcuno e questa persona vi svalanga tutti i traumi della sua vita, magari nel primo incontro, ok? Io non lo so come potreste reagire voi, ma se succedesse a me, io
tiro i remi in barca e dico ok, risolviti i tuoi problemi perché ce n'ho già abbastanza dei miei, risolviti i tuoi e poi quando sarai a posto magari ci vediamo di nuovo. E qui è un po' la stessa cosa che potrebbe succedere a voi. Siete talmente bisognosi di essere ascoltati che il rischio qui è che appena vi si presenta una persona disposta ad ascoltare, vuah, sputiate tutto quello che avete dentro. E invece qua vi dico, un pezzettino per volta, perché l'altra persona potrebbe spaventarsi. Per chi invece ha una relazione, diciamo da poco tempo, ehm, vi sento indecisi. Cioè, è come se l'altra persona non vi convincesse molto, oppure se l'altra persona vi convince, state tirando un pochettino indietro per delle cose che vi sono già successe in passato. Cioè, può anche essere che abbiate come paura che succedano di nuovo certe cose con questa persona nuova. Però vi dico un'altra cosa, voi non siete più quelli che eravate nel passato, avete acquisito conoscenze in più, adesso siete diversi, magari siete anche già in grado di distinguere quali sono le bandiere rosse, quindi fidatevi del vostro istinto senza che la ragione vi blocchi, perché l'otto di spade è proprio una carta che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire bloccati, ok? Però qui appunto abbiamo un carro e un 9 di pentacoli, quindi c'è come la possibilità di uscire da questa situazione un po' di stallo, se vogliamo, di insicurezza, ecco. Per le persone che sono in una relazione da diverso tempo, allora, credo che dobbiate tenere un po' il pugno duro con il o la vostra partner, nel senso che c'è come un tema sul quale le carte vi dicono di non cedere. Io non so quale sia il tema, però piuttosto date come degli input all'altra persona perché vi possa capire e perché si possa trovare un equilibrio nella relazione. Ehm, per chi avesse una relazione più o meno non ben definita, diciamo così, anche qui sento che dovete essere voi a dettare le regole del gioco. Se l'altra persona non segue le vostre regole, semplicemente ve ne andate. Il carro è qualcuno che prende una decisione, che se ne va, che decide che strada prendere. E se nella situazione dove siete adesso non vedete nessun tipo di sviluppo, perché c'è un 8 di spade, che è una carta di fermo, qui vi consigliano queste tre carte di prendere in mano le redini del gioco e di muovervi fondamentalmente con questo carro. Anche qui abbiamo un cavallo che indica proprio il movimento, lo spostarsi. mm? Per quello che riguarda i familiari, le persone che sono vicine a voi, piuttosto che gli amici, ho l'idea che qui, ragazzi, potrebbe venire, potrebbe giocare a vostro favore questa giustizia, nel senso che ho come l'idea che potrebbe chiudersi un certo tipo di tema a livello familiare. Considerate la giustizia, potrebbero esserci questioni proprio legali da dover affrontare, ma io sento che si affronteranno nel giusto modo, con l'onestà, scusate, e la sincerità si arriverà ad un equilibrio. Come giocate a carte scoperte. Questo è quello che penso io, questo è quello dove mi trovo in difficoltà e questo è quello che penso di meritare. E tu dall'altra parte? E si cerca una via comune e si riesce a trovare, secondo me, nel mese di febbraio. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo del mese, a parte questo eremita che sì, può rappresentare una certa solitudine che potreste avvertire, però al di là di quello io sento che è una carta proprio di ricerca. Che cosa voglio io per me? Che cosa è valido per me? Quali sono i miei valori? Cosa mi fa sentire bene? Ed è un po' un mese di ricerca su che cosa per voi è appagante, è nutritivo proprio, no? È come un, ok, questa parte qui mi fa stare bene, questo tema qua più o meno, questo tema mi mette ansia, quindi risolviamo prima le cose che non vanno, perché il resto più o meno già
va per conto suo, diciamo così, no? Parliamo di soldi. Forse ve l'ho già detto, però c'è questa cosa che vi devo dire, se per caso siete di quelle persone che stanno pensando di iniziare un'attività in modo autonomo e vi state preoccupando perché non avete abbastanza soldi, vi dico che potreste trovare una persona nello specifico che vi aiuta a livello economico, potreste riuscire ad avere qualche finanziamento se magari lo state aspettando. Ehm, ma soprattutto credo che riuscirete a trovare un buon equilibrio tra quello che, diciamo, dovete risparmiare e quello che dovete investire. Vedo che per qualcuno, ma è un gruppo piccolo, potrebbero anche arrivare dei soldi extra. Ok? Ripeto, io questa persona che vi può venire incontro a livello di soldi può essere qualcuno che magari non vi dà un apporto economico in sé, ma vi dà il suo tempo. Sapete che si dice che il tempo è denaro, quindi magari non vi dà un apporto economico in sé, ma vi regala il suo tempo, quindi vi regala il suo contributo, il suo aiuto con magari dei consigli, con non lo so, lo svolgere il lavoro al posto vostro. Insomma, è un aiuto materiale che può essere sia di denaro sia pratico, mettiamola così. Ok? Bene, andiamo a vedere un oracolo. Sono due in realtà, ma cominciamo con questo. Allora, questa carta parla di nuovi inizi e vi dice che ci sono dei nuovi e lucenti inizi che vi stanno aspettando. Carta numero 27, magari per qualcuno risuona il numero. E poi abbiamo carta numero 32 che invita ad abbracciare il flusso dell'universo. Quindi è un po' come se vi dicessero lasciatevi trasportare un pochettino dalle energie che ci sono nel mese, o meglio, fluite con le energie che si presentano durante il mese. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Rompi con le abitudini negative. Lezione di oggi. Sii cosciente di una pratica negativa che mina il tuo potere e cerca di cambiare questa situazione. Potrebbe essere un pensiero negativo, mangiare in eccesso o arrivare sempre tardi. L'obiettivo: riconoscere che cambiare o liberarsi di abitudini improduttive può supponere una sfida ed essere anche spiacevole, però è essenziale che tu lo faccia. E qui mi casca l'occhio su questo 8 di spade, ragazzi, perché effettivamente l'8 di spade è un modus pensandi negativo, è la carta della vittima, è la carta di colui che pensa di non avere scelta, che è colui che pensa di avere le mani legate, di essere impotente, che vede il bicchiere mezzo vuoto, è la classica mentalità negativa questa, ok? Bene. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per quello che riguarda ehm, il sostenere il canale, quindi se volete aiutarmi e sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere una mail, io vi mando poi la lettera di presentazione dove vi spiego come funzionano le cose. Diversamente potete anche abbonarvi al canale e andare a vostro ritmo. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!